Ciao e benvenuto in questo nuovo video. Oggi andremo a vedere come installiamo un honeypot, in particolare il teapot. Però che cos'è un honeypot? Un honeypot è un sistema, una risorsa progettata per attirare gli attaccanti, facendogli credere di aver trovato una vulnerabilità da sfruttare. In realtà l'honeypot è un ambiente controllato che monitora le attività sospette per raccogliere informazioni sugli attaccanti, tecniche e strumenti utilizzati dai cybercriminali. Viene utilizzato per migliorare la sicurezza in una rete, analizzare le minacce emergenti e migliorare le difese contro gli attacchi reali, consentendo di prevenire incidenti senza compromettere sistemi reali. E appunto viene utilizzato per esempio dentro i SOC, però anche in una piccola rete aziendale ti può aiutare a capire che cosa sta succedendo all'esterno, cioè chi prova ad attaccare la tua rete e nessuno è al sicuro, nel senso che tutte le reti possono essere attaccate. Ovviamente ci sono dei prerequisiti che andremo a vedere come si fa. Il prerequisito è che per esempio hai una DMZ, cioè offri dei servizi verso l'esterno, perché se chiaramente hai il router di casa e tutte le porte del router sono chiuse, dall'esterno verso l'interno non possono fare niente, a meno che non ci sia proprio delle vulnerabilità sul router stesso che possono essere sfruttate. Però l'honeypot ha bisogno di leggere i dati, quindi gli attacchi. Lo vedremo dopo quando abbiamo finito la configurazione dell'honeypot. Allora, prima cosa da fare è scaricare Ubuntu. In questo caso useremo Ubuntu Server, che è molto semplice. Vai sulla pagina di Ubuntu, clicchi su Products, Ubuntu Server e lo scarichi. E qui è finita. Una volta che hai scaricato Ubuntu Server, andiamo sul nostro VMware Workstation, che vi ricordo che è gratuito. Creiamo una nuova macchina, andiamogli avanti. Qui ho il file Ubuntu Server, la ISO, che avevo già scaricato in precedenza, e clicchiamo avanti. Qui diamogli un nome, io lo chiamerò tpot, tpot, e devo andare a installarlo su un altro disco però. Un attimo solo. VMs, e poi creiamo una cartellina che la chiameremo appunto tpot, nome di fantasia, tpot, e vai. Clicchiamo ok, avanti. Qui disco 200 giga, almeno, perché ne serve, mi sembra che il raccomandato è 160, io do 200 tanto. Poi customize hardware, qui gli diamo 8 giga di RAM, che sono i minimi, però sono consigliati 16, comunque 8 funziona. Poi processori 4 e come network adapter bridge, quindi ho l'indirizzo IP della mia rete interna. Finito. A questo punto, quando lui ci crea la macchina, ce la fa partire e la andiamo a installare. Che l'installazione è molto semplice, io ora ve la faccio vedere, però se vuoi skippala perché insomma l'installazione è praticamente fa tutto a sé, insomma, non è che c'è tante cose da fare. Ora, l'Honeypot, mentre si sta installando, comunque guardiamo un attimo questo Honeypot. Il teapot, e poi dopo ti farò vedere, ha diversi tipi di emulazioni, per esempio il Cisco Firewall, FTP, SNB, Microsoft SQL, SQL, eccetera. Quindi ci possiamo veramente sbizzarrire sui vari tipi di ricerca su determinati tipi di attacchi. C'è anche il CVE che però di default non è configurato e non lo andrò a configurare in questo video perché questo video è soltanto per l'installazione. Poi chiaramente c'è la documentazione di Tpot dove tu puoi andare come dire, a raccogliere tutte le informazioni necessarie per le varie configurazioni che tu puoi averne bisogno. Continua allora. Nome CrazyNet. CrazyNet, your server è tpot, che qui va scritto minuscolo. Username CrazyNet. Admin123. Admin123. Ovviamente io metto la password admin123, ma come sempre vi dico, le password devono essere complesse. Installa OpenSSH e vai. Qui lasciamo tutto così e
l'installazione è praticamente terminata. Allora, a questo punto, quando si riavvierà e ci darà poi l'accesso, noi utilizzeremo Patti. Patti, che io già lo preparo perché ovviamente questo è quello che dovremmo fare. 0139 l'indirizzo IP del server, aspettiamo. Vai, ora si riavvia e ci collegheremo poi con il nostro terminale, che ti farò vedere anche un'altra cosa poi, perché la porta è dell'SSH, come tutti sappiamo, è la 22, ma dobbiamo cambiarla. Cioè, alla fine poi lui ci dice quale porta usare. Allora, questo lo possiamo mettere via perché non ci serve praticamente più e colleghiamoci con il nostro telnet. Scusate, il nostro telnet, il nostro SSH. Allora, apriamo un pochino, CrazyNet, poi admin 123 e ora dobbiamo digitare i comandi. Allora, per prima cosa dobbiamo aggiornare il sistema operativo, anche se è stato scaricato adesso, con questo comando. Premo invio, admin 123 e facciamogli l'aggiornamento. Poi dobbiamo installare alcune dipendenze. Ok, poi installiamo le dipendenze. Andiamo a disabilitare il firewall. Poi andiamo a disabilitare, se nel caso in cui fosse abilitato, App Armor, che eccolo qua. E infine, finalmente, dopo tanto, andiamo a installare il Teapot. Ed eccolo qua. Poi, una volta installato, cioè, scusatemi, una volta scaricato il file di installazione, andremo a installarlo. Ora, il comando va digitato senza l'amministratore, quindi ./install.sh. Qui gli diciamo installalo sì. Poi ci farà alcune domande, ma sono cose semplicissime, tipo la password. E vabbè, insomma, poi è una cosa abbastanza normale. E ci chiederà anche il tipo di installazione. Ora ti faccio vedere appena appare il menu, perché ci chiede se è quella standard, quella full, eccetera, eccetera. Quella mini, io vo per l'installazione standard, però chiaramente se te vuoi provare la full, puoi provare la full. La full comprende più strumenti di monitoring, strumenti per il deploying, eccetera, eccetera. Però, insomma, per diciamo la maggioranza degli ambienti va bene standard. Che una volta che ha terminato, qui lui ora ci dovrebbe dire, dimenticavo, qui ora vedrai che appare un errore. Questo è per l'hardware clock, per l'orologio, ma lo puoi anche ignorare, non compromette il funzionamento dell'Honeypot. Questo lo puoi installare anche su Raspberry Pi se vuoi, perché magari non vuoi dedicare una macchina o non vuoi prendere spazio sul server, insomma, i motivi possono essere tanti e vari e lo puoi mettere anche su Raspberry Pi. L'importante è che abbia almeno 8 giga di RAM e almeno 200 giga di spazio, perché altrimenti non ti funzionerà, o perlomeno ti potrebbe dare qualche piccolo problema. Dai, dai, è quasi finita. Eccolo qua, vedi, ti dice che tipo di installazione vuoi fare e io gli dico H, che è quella standard. H, enter your web user, in questo caso è CrazyNet,
Sì. La password admin 123, admin 123. Vuoi prendere la password insicura? Sì. Ora parte anche questo pooling, quindi sta scaricando altri file, in questo caso sono i vari componenti. Nel frattempo io apro un'altra eh, console di patti perché, come ti ho detto prima, dovremmo accedere via dovremmo accedere tramite un'altra porta. Ok, una volta terminato, lui ci dice qui di accedere, vedi, please reboot and reconnect via SSH con la porta 64295 e io la vado a copiare di qua su questo nuovo terminale. Qui gli dico reboot, sudo reboot, lui ora si riavvia, chiudi questa e apriamo quest'altra. Ora questo io la apro unicamente perché se eventualmente ci fossero dei problemi, ma non ci dovrebbero essere perché dovrebbe già funzionare già di default. Comunque, ora adesso si guarda, eh. Guardiamo un attimo, il server si è riavviato, ok. Qui diciamo accetta ed eccola qua. Apriamo il nostro browser, in questo caso Firefox, e copiamo l'indirizzo del server che nel mio caso è 192.168.0.139 porta 64.297 e premi invio. Ed ecco il teapot. Allora, vediamo un attimo. Come ho detto prima, ci sono dei presupposti da fare. Allora, guardiamoli questi presupposti. Apriamo la mia pagina del router. Un attimo solo, che eccola qui. Ok, vado ad aprire la DMZ, cioè vado a esporre il mio indirizzo pubblico su internet come se ci fossero dei servizi, la DMZ. Quindi enable, l'IP è corretto, in questo caso 139 perché è la mia macchina, questo lo riponiamo di qua ed ecco il nostro teapot. Allora, attack map, vediamo subito se ci fa vedere qualcosa. Qui è la mappa degli attacchi che appunto riceviamo sul nostro honeypot. E qua ovviamente servizi. Al momento non vedi niente perché l'abbiamo appena installato e il server e i servizi si devono tutti avviare, deve plottare, insomma non è proprio immediato. Poi, sempre qui sul menu principale, andiamo su Kibana, che è il più carino di tutti, e qui ci appare tutta la nostra super console. Configurazione raccomandata, ok, poi qui che ci dice? Enable security, ma che noi non si enable niente, si lascia tutto non sicuro. Qui ora sta caricando tutti i vari sensori che al momento come vedi non c'è niente, praticamente c'è qualcosa qua, vedi qui c'è un attacco dalla Polonia, ma al momento ancora non c'è niente, si deve caricare nel senso deve iniziare a plottare. Refresh ogni 60 secondi, vai, perfetto. Diamogli tempo e vedrai che inizierà piano piano a disegnarci la mappa. Io per il momento sparisco, ti lascio il video che appunto si registra, così poi io lo accelero poi il video chiaramente per fartelo vedere e non stare lì davanti ad aspettare niente più assoluto, ma vedrai che inizia, qui vedi attacchi 2, poi attacchi ce ne saranno tantissimi, ma veramente tanti. Poi questo, vedi, già è il mio target, quindi qui sono io e vedi che ricevo un attacco da questo qui, che cos'è qua? Stati Uniti, da quest'altro posto qua, che, che cos'è? Questa Bulgaria, questo è della Polonia. Qui in basso vedi i tipi di attacchi che hanno provato: FTP, SSH, Telnet, email, SQL, DNS.
e qua ovviamente vedi la nazione, l'indirizzo IP di provenienza e il tipo di servizio, in questo caso SMB. E lui vedrai che piano piano inizia a registrare tutto. Adesso sparisco. Ok, sono tornato. Allora, guardiamo un attimo se ti faccio vedere un altro esempio. Se io per esempio vado qua a port attack e mi attacco al mio indirizzo IP, che chiaramente l'attacco non lo posso fare dal mio indirizzo IP verso il mio indirizzo IP, però ci sono altri modi. Se io faccio scan, ora a un certo punto qui dovresti vedere delle lineette che sono io che mi provo a collegare al mio indirizzo IP, che non è immediato, vedi? Guarda, che è praticamente io che controllo delle porte. Per esempio posso fare questo controllo e vedrai che ora appare un altro disegnetto, tutte dalla Germania. Sì, sì, è in tedesco. Ed eccolo qua. Poi se io torno sul mio Kibana, qui piano piano vedrai che si comincia a fare, a plottare tutti i grafici. Qua ci sono, vedi, diversi grafici, attack source IP reputation, poi attacchi all'honeypot, questo qui OS distribution, quindi che tipo di sistema operativo viene usato per attaccarmi, le nazioni Germania, India, United Kingdom, Bulgaria, Polonia e United States. E ancora qui ancora gli stati ma con le relative porte che hanno provato, il suricata, le alert, quindi i vari grafici. Qui ancora non ha plottato niente perché qua vengano messi gli username e le password più usate per attaccarmi in sostanza. E qui a sinistra ci trovi tutti i provider. Microsoft per esempio, Mavspace, questi sono provider insomma. I vari indirizzi IP pubblici, il CVE come ti ho detto prima non è stato configurato, quindi non si può vedere se provano delle vulnerabilità. E però più passa il tempo, quindi i minuti, e vedrai che questi numeri aumentano, quindi gli attacchi aumentano e qui lui inizierà poi anche a darci altre informazioni. Vedi qui ora si è visto per un attimo, però questo da dove viene? Viene da, che c'è qua? Taiwan. Da Taiwan provano a attaccarmi. Ma perché da Taiwan? Che ho fatto? E mi provano ad attaccare anche da Taiwan. E comunque sia, l'indirizzo, la mia DMZ l'ho aperta da pochi minuti e se la apri ci deve essere delle motivazioni, comunque sia la devi proteggere in qualche modo, perché altrimenti, come vedi, te l'attaccano. Ma non è che attaccano specificatamente me, ci sono degli scanner su internet che viaggiano 24 ore su 24 appunto per cercare le vulnerabilità. Ora, in teoria, cioè in teoria, le leggi vietano che si facciano le scansioni agli indirizzi IP pubblici, però cioè, se provi a scannerizzare l'indirizzo IP pubblico di un'azienda, cioè, non è che ti portano in tribunale perché gli ha fatto uno scan, perché è vero sì che è vietato, ma insomma costerebbe di più portare un povero Cristo in tribunale per dire hai scannerizzato il mio IP, sì, ma in definitiva che ha fatto? Quindi, insomma, si può legalmente vietato, ma tecnicamente non ha senso. Vedi, per esempio, qua super admin, vadmin, root e poi le varie password. Provano queste password qua, che ci sono liste, come sapete bene, dizionari, liste infinite. E quindi provano. Ecco, questo è come si installa il Teapot, come funziona il Teapot e eccolo qua. Quindi se hai un'azienda o un piccolo SOC e vuoi monitorare che cosa succede appunto quando tu usi la tua connessione a internet, il Teapot, devo dire,
molta soddisfazione, che funziona benissimo. Ti ringrazio per aver guardato questo video. Se non sei iscritto al canale, iscriviti al canale e lascia un mi piace se ti è piaciuto il video e se lo ritieni utile, e ovviamente al prossimo video.